Antonietta Bernardoni, ciclo stilati ad alta voce. Nota introduttiva. Il testo che segue è la trascrizione fedele e verificata di uno dei numerosi ciclo stilati diffusi originariamente dalla dottoressa Antonietta Bernardoni, tra gli anni 70 e 80, nell'ambito della sua attività medica e politica legata alla salute mentale. Per rispetto delle norme sulla privacy, alcuni dati personali sono stati parzialmente oscurati, pur mantenendo l'integrità del documento storico. La lettura è affidata a una voce digitale. Titolo: Lettera aperta. A tutti i partecipanti al convegno, dalla psichiatria alla salute mentale. Roma, 3-4-5 aprile 1987. A tutti i cittadini consapevoli dell'importanza, per ciascuno di noi, di una giusta soluzione della questione psichiatrica. Autrice: dottoressa Antonietta Bernardoni, Modena, 3 aprile 1987. Come operare, nella pratica quotidiana e nella ricerca teorica, quel passaggio dalla psichiatria alla salute mentale, auspicato dal convegno in corso. La disalienistica antropoevolutiva costituisce la sintesi di una ricerca quasi quarantennale tuttora in corso, basata da un lato sulla constatazione, nei fatti, della plasticità dell'encefalo e dall'altro lato su di una trasformazione concreta di situazioni concrete mediante l'instaurazione di gruppi di reciproco aiuto, per la formazione della personalità attraverso il coinvolgimento di tutti. Sperando che oggi siano almeno in parte caduti gli ostacoli che hanno impedito in passato di prendere in considerazione le mie ripetute proposte di verifica sperimentale di metodi che avevano condotto a stabili guarigioni, ripropongo oggi a tutti i partecipanti al convegno alcune delle mie innumerevoli richieste di verifica contenute nei seguenti allegati. Dialettica del biologico e del sociale nel problema psichiatrico. Ottobre 1974. Conoscenze scientifiche non funzionali al profitto. Giugno 1975. La guarigione del malato mentale, un processo a cui siamo tutti in grado di contribuire in prima persona. Brescia Oggi, giugno 1978. Lettera aperta all'OMS. Luglio 1978. Lettera aperta alla Pontificia Accademia delle Scienze. Dicembre 1979, successivamente meglio precisata in occasione del convegno La civiltà del disagio. Torino, 13-15 maggio 1983. Antonietta Bernardoni, Viale Crispi, 4100 Modena. Telefono 059. Questa lettera del 1987 è diversa dalle altre. Non è un ciclo stilato per iniziative di movimento, ma una lettera aperta a un convegno nazionale, dalla psichiatria alla salute mentale. È un contributo al dibattito ufficiale sul problema psichiatrico. Sì, e lo fa in modo molto diretto. La domanda iniziale è pratica e provocatoria. Come operare, nella pratica quotidiana e nella ricerca teorica, quel passaggio dalla psichiatria alla salute mentale auspicato dal convegno in corso? In pratica sta chiedendo: voi parlate del problema, io ho una soluzione da sottoporre a verifica sperimentale. La volete vedere? E la soluzione ha un nome nuovo: disalienistica antropoevolutiva. Che cos'è? Lei la definisce la sintesi di una ricerca quasi quarantennale. È l'evoluzione di tutto ciò di cui abbiamo letto nei suoi scritti precedenti. Poggia su due pilastri che ritroviamo nei testi precedenti. La constatazione della plasticità dell'encefalo, un concetto biologico che apre alla possibilità del cambiamento, e la trasformazione concreta di situazioni concrete, che è il cuore dell'attività terapeutica popolare e del terapeuta collettivo. Quindi non è una rottura, ma un perfezionamento. Il metodo è sempre quello dei gruppi di reciproco aiuto per la formazione della personalità attraverso il coinvolgimento di tutti. È la stessa idea del 1974 e del 1975, ora sistematizzata con un nome più tecnico. Esattamente. Ma il punto cruciale di questa lettera è la sua natura di appello. Bernardoni dice:
sperando che oggi siano almeno in parte caduti gli ostacoli. È un riferimento chiarissimo agli ostacoli di cui parlava nel 1975, gli interessi costituiti e il potere psichiatrico che aveva descritto come giudice e imputato nella stessa persona. E fa un gesto molto forte. Ripropone le sue innumerevoli richieste di verifica allegando i documenti che già conosciamo. Cita esplicitamente la Dialettica del biologico e del sociale, 1974, Conoscenze scientifiche non funzionali al profitto, 1975, e la Lettera aperta all'OMS, Richiesta di verifica sperimentale, 1978. In questo modo non sta proponendo solo un'idea, ma un'esperienza documentata lungo un arco di 13 anni. Sta dicendo: io vi sto chiedendo di verificare pubblicamente dei metodi che, secondo me, hanno già condotto a stabili guarigioni. È una sfida alla comunità scientifica e psichiatrica ufficiale, basata sulla sua prassi concreta. La scelta dei destinatari è significativa. Non è più solo per la classe operaia o i militanti, ma per i partecipanti al convegno e per tutti i cittadini consapevoli. Sta cercando un riconoscimento e un coinvolgimento più ampio nella critica alla psichiatria e nell'alternativa già oggi esistente. È l'ennesimo tentativo di proporre al mondo accademico, scientifico e politico la sua ricerca lunga 40 anni. Dopo anni di battaglie condotte per il cambiamento del sistema, grazie al movimento di cooperazione educativa e ai gruppi locali di attività terapeutica popolare, richiama ancora l'attenzione del dibattito nazionale sul passaggio dalla teoria alla proposta, portando con sé il peso della sua lunga ricerca e la prova dei suoi testi storici. È un atto di grande coraggio e coerenza. Quindi questa lettera aperta del 1987 non è solo un intervento al convegno, ma un riepilogo e una riproposizione di un corpus di lavoro iniziato ben prima, con una chiara linea di pensiero che collega il biologico, il sociale e il concetto di guarigione attraverso il reciproco aiuto. Esattamente. È un documento che mira a innescare l'azione pratica e la verifica sperimentale, basandosi su ricerche quasi quarantennali. Un punto fermo nel dibattito. Sì, un messaggio che, a distanza di decenni, resta attuale. Il passaggio dalla psichiatria alla salute mentale non è solo una questione tecnica, ma umana. Grazie per aver ascoltato. I sottotitoli in inglese e francese sono una traduzione automatica generata da YouTube. Questo audio ciclostilato è stato prodotto con sintesi vocale. Il contenuto è distribuito gratuitamente a fini scientifici, culturali e documentari. Il doppiaggio in altre lingue è libero e benvenuto. Se sei interessato a questo argomento, crea un gruppo di studio pratico teorico per discutere con persone che condividono lo stesso interesse, amici, colleghi, studenti, familiari o vicini di casa. Per approfondire può essere utile l'audio-video di Antonietta Bernardoni, l'importanza del gruppo di studio pratico teorico disponibile a questo link.